Finalmente si parte, ragazzi! Quest'anno viaggiamo con 77 Roads e faremo alcune delle tappe che faceva l'Orient Express, il primo treno internazionale di lusso che partiva da Parigi e arrivava a Istanbul. Abbiamo già viaggiato con Massimo Tominello in Turchia nel 2018. Non si apre! Ma questa è un'altra storia. A questo giro l'incontro con il gruppo è a Udine. Ci aspettano più di 800 km, ma divideremo il viaggio in più soste. La prima, come sempre, quando partiamo verso il nord, è a Subiaco, a casa di Augusta. Buongiorno Neurons. Adesso andiamo a San Marino, poi a Ferrara, poi Piscina, domani si continua. Orient Express con Massimo Tominello. Siamo quasi arrivati alla Repubblica di San Marino, l'altra antica repubblica ancora esistente ad oggi. Eccoci alla Repubblica di San Marino. La leggenda narra che un tagliapietre di nome Marino, che stava fuggendo via dalla Dalmazia dalle persecuzioni cristiane, venne qui e fondò appunto la Repubblica di San Marino, e qua infatti vi nacque una piccola comunità cristiana, questo già nel 300 d.C. Per arrivare fin quassù è semplicissimo, basta parcheggiare giù la moto e prendere una funivia che in 2 minuti vi porta fin qui. E la faremo vedere insieme a noi. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade. Siamo alle Torri di San Marino, c'è da fare un bello scarpinetto per venire qua su, però ne vale la pena perché il panorama è stupendo. Corto ma ripido. Dove c'è un po' di fila e noi odiamo le file. Quindi penso che passeremo al piano B a vedere il passo delle streghe. Del mare. In my brain, all of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really. Adesso andiamo a Ferrara, diamo una sistematina, stasera andiamo a cena a Ferrara e ci visitiamo un po' la città. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby I've been. Buongiorno, oggi è il nostro secondo giorno di Di viaggio. avvicinamento. Andiamo a Udine, dove ci incontreremo con il gruppo di 77 Roads. È prevista pioggia, tanta, quindi spero che non la becchiamo. Siamo appena usciti dall'autostrada perché c'era un blocco incredibile verso Venezia. E abbiamo deciso di riprendere la strada interna verso Udine, anche se anche qui è pieno di lavoro in corso. Siamo già in provincia di Venezia. Qui comincia la località di San Pietro, è molto carino. Nel frattempo abbiamo consultato le app di meteo per Udine e sembra che sta facendo il panico, probabilmente ci serve arrivare un po' più tardi. Per strada abbiamo notato tutti i tetti rovinati dalla grandine della settimana scorsa, come vedete sono tutti in riparazione. E abbiamo guadagnato un bel giro nei vigneti veneti. Qui siamo vicino ad Annone, zona di produzione del vino spumante extra dry. Alla fine la scelta di aver lasciato l'autostrada ci ha ripagato, perché stiamo camminando in aperta campagna senza traffico e c'è anche un po' di aria fredda perché ovviamente attorno starà facendo qualche tempesta, però al momento niente acqua. Eccoci arrivati ad Udine, ce l'abbiamo fatta. Non piove per il momento, anche se le previsioni prevedono che alle 5 farà tantissima pioggia. Quindi contiamo di fare uno stuzzichino per Udine e andare via per le 16:30. Facciamo il nostro ingresso da Porta Manin. Questa è Piazza della Libertà. Questa è la loggia di San Giovanni, che ha questo orologio al centro che è il simbolo di Udine. Qui invece abbiamo la loggia del Lionello, in stile gotico veneziano. Questa invece è via Mercato Vecchio, è una delle più belle strade di Udine. In passato c'erano botteghe, artigiani e sopra c'erano le case dei mercanti. Eccoci in piazza Matteotti, mangeremo una piadina e poi dopo
e poi dopo ce la guardiamo con calma. Ecco qui Piazza Matteotti. Questo è il salotto buono della città e ha anche un pozzo che per la sua forma viene chiamato la lanterna di Diogene. Intanto comincia a piovere. Eccoci, siamo in partenza da Udine, l'ultima tappa della giornata, mezz'ora e arriveremo lì dove ci incontreremo con tutto il gruppo di 77 Roads, con i nostri nuovi compagni di viaggio. La pioggia è stata clemente, abbiamo preso solo qualche goccia passeggiando per Udine, speriamo che per quest'ultima mezz'ora ci grazierà ancora. La strada per arrivare in hotel è tappezzata di vigneti e all'arrivo ci aspetta Massimo con una cena di benvenuto. È ufficialmente iniziato il nostro tour dell'Oriente Express. Buongiorno, oggi siamo al nostro primo giorno di viaggio con 77 Roads. Il tempo non è bellissimo. Oggi andremo al lago di Bled, un tappa finale Heliz. Abbiamo passato una serata bellissima in un albergo stupendo, quindi andiamo. Ecco a voi le moto di tutti i nostri compagni di viaggio, mentre invece qui abbiamo il furgone che ci fornirà assistenza per tutto il viaggio. Eccoci, siamo partiti. Il tempo è veramente brutto. La maggior parte del gruppo ha deciso di tirare dritto senza fare una sosta a Bled, mentre noi insieme a un'altra moto faremo comunque questa traccia. La traccia che ci è stata fornita prevede un giro nella valle dell'Isonzo con tappa al lago di Bled, per poi proseguire verso il lago Balaton in Ungheria. La pioggia sarà nostra compagna di viaggio fino a fine giornata. Siamo già quasi al confine con la Slovenia. Il posto è bellissimo, è tappezzato di vigneti, di verde, è veramente meraviglioso. Peccato solo questa pioggia. Piove forte? Siamo nella cittadina di Ganel, in Slovenia. È una bellissima città, è tutta bellissima la Valle dell'Isonzo. Peccato che piove, altrimenti sarebbe davvero fantastico. I nostri temerari compagni di viaggio sono Pier e Elena, che a cavallo di un BMW GS 1200 fanno insieme a noi questo percorso meraviglioso, che nonostante il meteo avverso ci regala comunque dei bellissimi panorami. L'itinerario infatti è davvero bello, ci porta in piccole stradine che si snodano tra prati, boschi che costeggiano corsi d'acqua, in quello che nonostante la pioggia sembra un vero paradiso naturale. Eccoci, finalmente siamo arrivati al lago di Bled. La traccia ci porta nella strada che costeggia il lago, quindi facciamo il giro e ce lo godiamo veramente da tutte le prospettive. Ma è ora di pranzo e ci viene fame. Così scegliamo di pranzare in un ristorante che ha una vista meravigliosa sul lago. Il panorama è veramente degno di una sosta. Forse il cibo lo è un po' meno. Cosa stai mangiando? Non lo so, questa è un'anatra presa con l'accetta e buttata nell'olio, credo. Non credo che sia qualcosa di più. Ci rimettiamo in viaggio e veniamo avvisati dal gruppo che c'è una chiusura dell'autostrada dovuta al cattivo tempo e quindi siamo costretti a deviare il percorso allungandolo un po'. Arriviamo in hotel in serata stanchi ma soddisfatti di non aver rinunciato al nostro percorso nonostante la pioggia. Buongiorno, siamo in partenza da Heliz. Oggi faremo il giro della sponda nord del lago Balaton e poi dopo andremo a Belgrado dove dormiremo. Il Balaton è praticamente detto il mare degli ungheresi perché pare che comunque qui gli ungheresi passino l'estate. Infatti è pieno di spiagge e anche di lidi attrezzati. Siamo diretti a Tiani, una cittadina famosa per la produzione di lavanda e camembert. Today, I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all. Praticamente questa cittadina si trova su una specie di penisola all'interno del lago Balaton. Eccoci a bordo del traghetto, ci porterà all'altra sponda del lago Balaton, però così avremo l'opportunità di navigarlo proprio.
sbarcati, in pochi minuti abbiamo attraversato il lago Balaton, adesso invece siamo diretti a Belgrado, mancano circa 380 km e il navigatore porta circa 5 ore, quindi evidentemente ci saranno dei limiti di velocità. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay. Siamo a pochi chilometri dal confine con la Serbia. Abbiamo attraversato l'Ungheria meridionale, una vasta pianura intervallata da piccoli villaggi rurali. Siamo abbastanza in orario sulla nostra tabella di marcia perché dobbiamo arrivare a Belgrado per le 5 per la visita guidata della città. Eccoci, abbiamo appena attraversato la frontiera serba, un passaggio molto veloce e adesso verso Belgrado. E dopo un po' dalla frontiera rincontriamo di nuovo il gruppo dei nostri compagni di viaggio. Try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. Ed eccoci finalmente in giro per Belgrado con la nostra guida Maya, una miscela di energia e di passione per il proprio lavoro. Questo è il nostro principe Michaele. Senti, ti sta piacendo questa passeggiata? Sì, fatta la stanchezza, però è una bella città. Ti piace la nostra guida Maya? Mario è un personaggio. Questo è il museo di arte contemporanea. Oh, che bello adesso! Sì. Siamo a Belgrado a mangiare in un ristorante tipico nella Trastevere belgradese che ha un nome strano, Giardini Ninja, una cosa del Giardini Ninja. Buonasera da Belgrado. Stanotte dormi con i pantaloni. Esatto. Per lo zampone domani.